amici del bosco, lo sapete che tantissimi degli alimenti che mangiate o bevete quotidianamente sono fermentati? Pane, pizza, formaggio, yogurt, birra, vino hanno tutti subito un processo di fermentazione. E lo sapete che la fermentazione è importante per la sostenibilità a tavola? Ne abbiamo parlato con Carlo Nesler, che è un esperto di fermentazione, che ci ha spiegato come il buon cibo deve essere buono per chi lo mangia, ma anche per l'ambiente. Secondo me la cosa importante quando si parla di cibo è prenderlo in considerazione con rispetto, cioè parlare del cibo vedendolo come un insieme, non come dei pezzi. Per cui ad esempio oggi parliamo con degli chef di sostenibilità in gastronomia perché ci sono molti cuochi che sono sensibili a questi temi, che non vedono ad esempio un pezzo di carne come un pezzo di carne, ma come un alimento che esce da un animale che si è sacrificato per il nostro bene, e cercano di trasmettere questo anche ai propri clienti, proprio perché è importante che ciascuno di noi a suo modo, nel suo momento, prenda coscienza del fatto che il cibo non è una cosa indifferente a noi, al nostro ambiente e alla terra in senso lato. Per cui la sostenibilità è riuscire ad avere dei cibi che siano il meno possibile dannosi per le persone, per l'ambiente, per la società, per l'economia. È un discorso molto, molto grande in realtà e secondo me chiaramente oggi il discorso dell'ambiente è molto importante. Se noi iniziassimo a pensare al cibo inserito in un contesto ecologico, potremmo già iniziare a valorizzare il cibo in una maniera completamente diversa. Invece che utilizzare soltanto certe parti di un vegetale o di un animale, utilizzarlo tutto il vegetale, magari le parti diverse per cose diverse. Un esempio stupido, una carota, prendiamo la parte verde e la gettiamo, e invece di una carota le barbe, così si chiamano, no? Le foglie della carota sono buonissime in un soffritto o in una minestra. Perché non lo facciamo? Semplicemente perché economicamente non vengono valorizzate, la carota viene venduta in quanto tale. Allora io valorizzo la parte arancione e la parte verde la scarto. La stessa cosa però si può dire di un animale, cioè una parte di carne più gustosa, più succosa, più facile da cucinare, prendo quella. Però non ci poniamo il problema di dove vada a finire il resto dell'animale, che invece secondo me andrebbe rispettato in pieno. La fermentazione allunga la vita degli alimenti, li rende più digeribili e anche più salutari, per cui è molto importante tramandare le tecniche di fermentazione ed essere soprattutto consapevoli di quanto sia importante fermentare i nostri cibi. Ma cos'è esattamente una fermentazione? Le fermentazioni in realtà sono tutti dei processi piuttosto banali, dove alla fine noi non facciamo altro che creare delle condizioni per gli esseri viventi, che sono i microbi, per fare le trasformazioni che noi vogliamo e evitare che dei microbi che possono essere dannosi entrino in gioco. Per fare questo noi creiamo delle condizioni molto specifiche. Nel caso ad esempio delle verdure fermentate si tratta di assenza di ossigeno, presenza di sale anche se non tanto, e una certa temperatura, che è una temperatura che comunemente viene detta temperatura ambiente, cioè intorno ai 15-20 gradi diciamo. Allora l'importante è fare le cose con cura, informarsi bene, leggersi un libro, cercare di capire le cose, non pensare che la conservazione sia equivalente a una ricetta. La ricetta è una cosa io faccio e mangio. La conservazione invece si basa su dei principi che permettono al mio cibo di non rovinarsi, di non diventare qualcosa di pericoloso. Per questo è importante, si possono fare tantissime cose, ma informarsi bene. Verdure fermentate è molto semplice, ci sono due tecniche di base, la salatura a secco, la salamoia. Quello che io vi raccomando è non fidatevi di un video, non guardate su YouTube o su Facebook le ricette di chi che sia che mette, prendete un libro o fatevi un corso con qualcuno che vi dà fiducia o qualcuno che magari è un anziano che lo faceva da 1000 anni. Questa è la cosa importante, perché allora impariamo le cose vere, anche le tradizioni fatte come si facevano tradizionalmente, senza alterazioni, ci garantiscono una sicurezza alimentare, perché altrimenti quelli che ce le trasmettono non ci sarebbero più. Però bisogna seguire le cose alla lettera, o altrimenti capirle a fondo. Io invito sempre le persone a capire le cose a fondo. Per me la fermentazione è stata più che altro un modo per avvicinarmi sempre di più
alla comprensione della materia prima, dei processi e del valore del cibo. E per me la grande importanza, il grande valore della fermentazione è proprio questo, che ci permette di capire meglio quello che mangiamo, quello che facciamo, capire le varietà di una verdura che vanno bene o non vanno bene per la fermentazione, capire qual è la stagione migliore e qual è quella peggiore. Ad esempio, se voglio fare i crauti li devo fare in tarda autunno, inizio inverno, lì vengono al meglio. Se li faccio in primavera non è che non vengono, però non è il loro ideale, verranno meno buoni. Facendo questi processi mi rendo conto di tutti questi piccoli dettagli che secondo me arricchiscono tanto la nostra coscienza di quello che facciamo. Perché è importante la fermentazione? Perché l'hai scelta? Ma la fermentazione innanzitutto è una cosa che ho scelto, diciamo, istintivamente, come una cosa che ho sempre fatto, facevo da piccolo, mi incuriosiva. E poi, diciamo, ha acquisito sempre più fascino per me perché è un modo, se vogliamo, del tutto immerso nella natura per trasformare il cibo e renderlo più nutriente, più digeribile, più conservabile, più saporito. Tutta una serie di caratteristiche che derivano dal lavoro di qualcuno, e questo qualcuno sono i microbi. Riuscire a imparare a collaborare con gli altri è molto importante in tutti i settori della nostra vita. Riuscire a imparare a collaborare con i microbi, a vederli come amici, vederli come dei collaboratori fondamentali, per me è estremamente importante ed è stato importante nella mia vita, nella mia formazione personale. Quando ho iniziato a capire che questi microbi facevano la maggior parte del lavoro per noi, sia al di fuori del nostro organismo che all'interno del nostro organismo, è stato per me, diciamo, il momento di svolta in cui ho iniziato a pensare che dedicarsi alle fermentazioni era fondamentale. Ci sono tanti tipi di fermentazioni, quella alimentare è solo una. Ci sono fermentazioni che vengono usate persino a livello industriale, super sofisticato, moderno, e ci sono tutte le fermentazioni che vengono usate in agricoltura. Ma parlando di cibo, la fermentazione è qualcosa che ci permette di valorizzare e sfruttare al meglio i cibi. Una verdura fermentata è più digeribile, più ricca di vitamine, con più minerali biodisponibili, con più sostanze biodisponibili e più digeribile rispetto a una verdura non fermentata. Lo stesso per i cereali o i legumi. E quando noi andiamo a fare dei cibi fermentati che possono arricchire il nostro cibo, scopriamo che in questo modo veramente i nostri pasti diventano più buoni e più sani, che poi sono la stessa cosa, perché i nostri organi di senso sono fatti apposta per riconoscere i cibi che sono benefici per il nostro organismo. Se non sono drogati, viziati, diseducati da un'alimentazione sbagliata, industriale, eccetera, i nostri sensi ci dicono ciò che va bene per noi e ciò che non va bene per noi. Se prendiamo dei cibi lavorati in modo tendenzialmente naturale o comunque immerso in un discorso ecosistemico, vedremo che quando li apprezziamo sono anche ciò che ci fa bene e in certi momenti infatti certi cibi non ci vanno proprio perché non è il momento di mangiarli. Su quali fermentati ti sei specializzato? Io ho iniziato a fare fermentati di tutti i tipi, dallo yogurt al kefir, ai krauti, verdure fermentate di tutti i tipi e continuo a insegnare queste cose a molte persone, però nella mia personale, diciamo, evoluzione, nella mia azienda, adesso produco soprattutto insaporitori, e cioè miso, shoyu e alcuni altri insaporitori che sono tutti basati bene o male sul koji. Cioè questo settimanalmente noi lo mescoliamo e senti che profumo c'ha. Sì, veramente c'è proprio un bel profumo, sì. E questo già è, diciamo, c'ha già 2 anni di maturazione. Cos'è il miso? Allora, il miso è una pasta, un impasto, diciamo una crema fermentata a base di un cereale e un legume. In Asia normalmente viene fatta con la soia e con il riso o con la soia e l'orzo. Noi però facciamo il miso non con la soia ma con altri legumi. Allora, questo primo è un miso morbido di ceci e orzo. Prenderemo diverse tipologie di miso, diverse sia per ingredientistica sia per stagionatura. Si parte da un cereale cotto a vapore che si inocula con delle spore di Aspergillus oryzae, che è una muffa, diciamo, nobile, una muffa buona, che trasforma questo cereale in qualcosa che si chiama koji. Il koji non è altro che una cosa simile al malto da noi, cioè una parte che viene utilizzata per far lavorare gli enzimi anche su una massa maggiore.
Allora questo koji ricco di proteasi e amilasi si unisce con un legume cotto. In Cina e in Giappone normalmente è sempre la soia, noi vedremo che utilizziamo molti legumi diversi, e a questo punto si fa una massa insieme con del sale e dell'acqua, una buona quantità di sale, e si fa questo impasto e si lascia a fermentare o maturare, come volete, per un periodo che va, diciamo, da alcune settimane tradizionalmente a alcuni anni. Se il miso è abbastanza giovane bisognerà rifrullarlo o macinarlo, se invece è un miso molto maturo in genere non c'è più bisogno perché tutte le fibre si sono sfaldate. Che cosa succede nel processo di produzione del miso? Si fa prima con il cereale un koji, che non è altro che un cereale trasformato da una fermentazione ad opera di dei funghi. Funghi è un campo molto grande, una classe molto grande di esseri viventi, tra cui ci sono le muffe. Ci sono alcune muffe che sono molto buone. In questo caso la muffa si chiama Aspergillus oryzae ed è una muffa che produce degli enzimi che vanno a trasformare il nostro cereale. Questo cereale viene aggiunto al legume, entrambi cotti, e viene mescolato con del sale e dell'acqua. Si fa questo impasto in cui gli enzimi iniziano a trasformare le proteine e gli zuccheri contenuti nel nostro legume. E questa trasformazione va avanti finché il nostro, diciamo, impasto si trasforma in qualcosa di ricchissimo di sapidità, di quello che i giapponesi chiamano umami, cioè il quinto gusto. E questo praticamente diventa un insaporitore che arricchisce enormemente i nostri piatti. Shoyu cos'è? Lo shoyu è quello che viene anche chiamata salsa di soia. Chiaramente shoyu è un termine un po' più generico. Noi ad esempio facciamo la salsa non con la soia, perché la soia non si coltiva dalle nostre parti, non fa bene alla nostra salute, è assolutamente problematica per il nostro ambiente. Noi la facciamo con i ceci, le lenticchie, le fave, i piselli e o il farro o il grano. Allora lo shoyu si fa più o meno nello stesso modo del miso, con piccole differenze ma con più acqua. E allora quello che succede alla fine è che si separa la parte solida dalla parte liquida e esce fuori una salsa liquida che è la cosiddetta salsa di soia, nel nostro caso una salsa di soia senza soia ma con altri legumi, estremamente saporita, estremamente buona, un po' dolce, un po' salata, che arricchisce poi i piatti. Lo metti su una zuppa, lo metti su un sushi e quella cosa esalta quel sapore su cui la stai aggiungendo. Facciamo degli insaporitori con il koji. Tutti questi hanno il koji, sia il miso che lo shoyu, e poi facciamo delle cose che in Giappone chiamerebbero shio-koji. A me dispiace di non sapere niente di cinese perché sennò vi direi i nomi in cinese. Shio-koji sarebbe un sale al koji. Che cos'è? Il koji l'abbiamo visto, un cereale fermentato che viene messo in una salamoia, cioè acqua e sale molto forti, e viene lasciato fermentare, fa una fermentazione lattica che lo trasforma in una crema saporita che serve proprio o per salare o per marinare le cose. È spettacolare. La cosa particolare è che noi non lo facciamo con il riso come si fa in Giappone, ma lo facciamo con l'orzo, oppure con le nocciole, oppure con le mandorle. Cioè abbiamo inventato in un certo senso, adottando questa tecnica antichissima, dei prodotti nuovi utilizzando le materie prime del nostro territorio. E questa è una cosa di cui io vado orgoglioso perché secondo me l'inventiva, la scienza, la tecnica ci deve servire per andare avanti su un percorso, non per rompere con il passato, ma dunque trovare dei prodotti più buoni, più sani, più sicuri, più adatti al nostro palato del XXI secolo, ma senza dimenticarci da dove veniamo. Spero che questo video vi abbia fatto venire voglia di approfondire l'argomento. È molto importante essere consapevoli del proprio cibo, più ne sappiamo e meglio possiamo tutelare la nostra salute. Se vi interessa quindi l'argomento fermentati, scrivete qua sotto fermentati. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, ciao!